Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello. E le ragazze fammi innamorare. Bene, ti ho portato queste che stavano là fuori. Tutte cose da pagare. Stavano da pagare, adesso mi presento così, Devo ragazzi. pure riprendere. Giuliano. Valerio, piacere. Benvenuto al Potere 8. Grazie mille. Benvenuti. Abbiamo fatto il viaggio alla speranza, ci ho messo 3 ore e mezza. In Valtellina ci mettiamo uguale. Siamo capitati qui per caso, anche se il caso non esiste, volevamo cambiare vita da Roma. Ci siamo conosciuti che facevamo tutt'altra cosa. Io lavoravo in un'azienda d'Aprilia. Ok. E lei faceva Io sono una traduttrice di formazione. traduttrice interprete. Poi a un certo punto abbiamo deciso di unire la nostra vita professionale e abbiamo aperto questa società insieme, Sì. che ci ha dato parecchie soddisfazioni e ci ha permesso pure di creare questo progetto. Questo è il primo ettaro che abbiamo piantato nel 2009. Il materiale genetico proviene da una vigna qui sotto di 50 anni che poi siamo riusciti a comprare. Fino al 2007 stavo dietro a una scrivania e torno a casa e gli ho detto: guarda, qui secondo me c'è un territorio pazzesco, dobbiamo fare il vino. E così siamo partiti. Ci vogliono le palle, diciamo, dai. No, ci vuole, più che le palle, ci vuole il malessere. Perché Ci vuole il malessere. ci vuole il Ti dà una malessere, spinta, perché no? il benessere ti intontisce. Certo. Questa è la prima, quindi. La prima, siete partiti da qua. Questa è una delle poche vigne che sono sopravvissute all'espianto, perché qui dopo che è finita la mezzadria hanno espiantato tutto. Questa modernissima Sì, questa è la chiusura. birra. Che valore ha questa vigna per te? Questo è un valore emotivo, perché noi possiamo comprare tutto tranne il tempo. Questa c'ha l'età mia, io sono del 68 e questa è stata piantata nel 70. Siete cresciuti insieme. Quindi io non c'ero, avevo 2 anni, quindi... Ed è una vigna questa di? Questa è promiscua, cioè c'è di tutto dentro. po' di tutto. Sto bene, c'ho il telefonino con la mia musica. Che ascolti? Che ascolti in E vigna? Andrea Battiato. Mamma mia, qua possiamo chiudere qua, vai. Anche mio D'Angelo però, Nino, è il numero 1. Ho letto un'intervista, mi è piaciuto tantissimo. Quando parlava della sua depressione, mi è piaciuta tanto. Gagliardo, ma Nino D'Angelo. non me l'aspettavo, Nino. Mamma mia, Nino D'Angelo. Dalla vigna Nino D'Angelo, un attimo. E niente, questo è il classico pezzetto di terra del contadino del paesino, perché qui faceva il vino, lì c'aveva il frutteto, subito dopo gli ortaggi, poi c'aveva la casetta del maiale e del coniglio e delle galline. Cioè questo praticamente non vedeva l'ora di finire il lavoro, che si era trovato, guidava gli autobus della linea Acquapendente Viterbo, staccava, veniva qui e stava qui praticamente fino a notte fonda, finché non calava il tramonto. Comunque Adio è sicuramente più informato di me, perché i suoi genitori erano mezzadri. Era molto diversa anche tutta la zona che sta qui sotto. Si vede ancora qui una vigna abbandonata. La vigna ce l'avevi? Salgo giù a Paglia, no? Ah, è vero, giù! Quella lì C'avevo il podere giù a Paglia Bello quello lì. con la vigna e così, e si faceva tanto vino. Che vino? Che uva? E il vino c'era l'uva normale, insomma. Rosso, Sangiovese, Rosso, uva normale. E bianco. L'uva normale. L'uva normale. Era buono? È buono, sì. Siete a Juventus, vedo. Si vede. Grande, non l'avevo visto, anche io. Io sono dei pochi romani juventini che ci sta. Da un punto di vista della qualità della vita delle persone che stavano qua, non è stato un miglioramento questo, oppure... Sì, qui diciamo che nelle campagne non c'era l'acqua corrente, non c'era l'elettricità, e diciamo questo non c'era in tutta Italia. Cioè la condizione è che non avevamo l'acqua corrente in casa, e infatti il ragazzo della Cook dice: potrai andare, cioè andare in città, potrai lavarti in casa senza uscire Giù nel cortile. A Milano, no, capito, nel Sì, profondo campagna del sud. Tornare a fare il contadino c'ha, diciamo, un contesto di approvazione sociale, è cool. È cool, va di moda, è un trend, il nuovo trend è fare il contadino che capisce a quadri. Invece una volta Mamma quello che non partiva per andare in fabbrica, o comunque che non smetteva era di un po' fare uno sfigato. il contadino, era uno sfigato. Era uno sfigato. Esatto. Blocca il traffico qua. Buonasera Alberto, siamo io di Giuliano.
certo, mica Come devo va? Lo so che non mi ha riconosciuto, senza trattore non mi riconosce. Ma mo come famo? Che quando si rompe il trattore Giuliano non sa più a chi chiedere. Come famo? Qualcosa famo, dai. Vabbè, qualcosa famo, glielo dico allora, qualcosa famo. Vabbè, grazie. Ciao. Sì, sì. Ma c'era la ragazza oggi, no? No, si poteva andare, però non ci siamo andati. Ci si poteva andare. I segnali non ci Ma sono. stamane ho visto. Non ci sono, sto periodo. Le macchine che salivano Nella su. zona nostra no, No, che ci stavano di più. ci stanno più. Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo staravino ci ha messo l'acqua, e noi è divo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo. Ti spiego come funziona. A me se tu oggi mi dici andiamo in vacanza in agriturismo, andiamo in vacanza a vedere una vigna, ma non è vacanza. Io oggi quando vado in vacanza voglio andare nelle grandi città, a vedere le librerie, avere i musei, avere tutto quello che non ho Comfort, qui. certo. Esatto. Perché? Perché l'essere umano tende a cercare quello che non ha. E quindi ti chiedo, tu tra 15 anni dove ti vedi? Ragionando così? Sempre qua o proprio per questo ragionamento che mi facevi? Io sono una tartaruga, Ok. cioè io ho la casa sulle spalle, sto bene nei posti fino a che sto bene. Ok. La vecchiaia mi posso pure vedere o che vado dietro a mia figlia che va a studiare in una città magari e mi metto dietro a lei, che va tipo a Londra e io vado a Parigi o a Sì, Kyoto sì, e sì, io sì. sto in una casetta là vicino, oppure mi vedo, che ne so, in un appartamentino di 30 metri quadri davanti all'acqua a passare Quindi gli o ultimi anni della Tuscia o mia vita. Singapore, cioè comunque... Vedi, sono molto, lascio tutto aperto. Bene, In giusto. questo momento stiamo bene qui, anche perché piantare vigna è come fa figli. Tu devi stare nelle cose fino a che sei contento. Se poi non sei contento, devi avere il coraggio di muoverti. Quando ti stuferai, infatti, se vuoi andare via da qua, io magari dalla città vengo qua da te. Facciamo swatch. E tu facciamo uno switch. Switch, Va bene, swatch. gli hai la rimessa, che ritorni a casa e io vengo qua da te. Che ci rifrega. Siamo romani, Simona di Roma. Io sono della provincia, Anzio. Vissuto alle spalle della rimessa Roscioli per tutta la mia vita, Sì. via Trita dei Pellegrini, io sono nata lì. Quindi dal mare sei passato. Dal mare sono passato alla montagna, sì. E come hai fatto? Non ci devi fare. Ma perché il vignaiolo è un mestiere molto simile a colui che sta in mare, perché stai solo in mezzo alla tempesta. Il Ponticello! Guarda, mia! Sto 3 mesi sto aspettando, ma non me lo fermano! Salute, mi avete fatto prendere il giorno di E beh, che c'è? E quando nervina beh, t'arriva il gozzo beh, al gargarozzo beh, ci fa un figozzo beh, per farla corta, per farla breve. Chiamamolo ste porte